il paesaggio italiano, uno dei più suggestivi e vari d'Europa, dove la mano dell'uomo ha lavorato sulla natura, dando vita a scenari unici e riconoscibili. La presenza di tanti habitat diversi a stretto contatto rende l'Italia uno dei paesi con la biodiversità più elevata d'Europa. Una vasta rete di aree protette custodisce i luoghi che hanno meglio conservato il loro patrimonio naturalistico. Il Parco della Maremma in Toscana è uno di questi. Un ambiente severo e a tratti impenetrabile, compreso tra coste di sabbia e roccia, fiumi e canali, colline ricoperte di macchia mediterranea e vaste pinete. È qui che due naturalisti e videooperatori hanno registrato, nell'arco di 3 anni, le immagini che raccontano 4 stagioni dense di storie naturali. Sequenze emozionanti, a volte mai filmate prima, che documentano le drammatiche sfide affrontate in ogni stagione da prede e predatori per raggiungere l'obiettivo che ne regola l'esistenza: sopravvivere per riprodursi. Un'alba infuocata, su un paesaggio che ricorda le savane africane, annuncia il rapido disfacimento delle nubi. L'umidità sospesa nell'aria è tale che a volte il sole fatica ad emergere dalle brume del mattino. Alla fine dell'inverno è piovuto abbastanza e la vegetazione ne ha tratto vantaggio. Le vacche si godono questa abbondanza, brucando senza sosta. A marzo, con l'allungarsi delle giornate, le piante cominciano a risvegliarsi. Negli ambienti mediterranei, come la Maremma, le fioriture compaiono presto. Letti di camomille si aprono al sole ancora tiepido. Sono piante precoci che sfruttano questa capacità per ritagliarsi uno spazio alla fine dell'inverno. Prati e boschi si punteggiano di asfodeli e ciclamini. Le pareti rocciose sono ravvivate dalle euforbie, che, fiorite alla fine dell'inverno, sono ancora rigogliose. Non tutti gli alberi della Maremma sono sempre verdi, come il leccio e la sughera. Altre querce in inverno hanno perso le foglie. Ora le chiome pulsano di vita. Ogni giorno si riempiono di nuovi germogli. Al pari delle vacche, anche i cavalli maremmani accolgono con piacere queste giornate di sole tiepido. Per altre specie il momento si annuncia più concitato. Fiume e paludi si riempiono di folaghe, tra gli uccelli acquatici più diffusi. Si tratta di una specie sociale che forma gruppi numerosi nelle raccolte d'acqua. Numerosi, ma anche litigiosi. La formazione delle coppie è preceduta da scontri, inseguimenti e balzi fuori dall'acqua con relative scalciate. Il passaggio di un falco pescatore interrompe la discussione.
Le folaghe non sono prede per lui, ma loro reagiscono istintivamente alla vista del rapace. Ma questa volta il falco ha soltanto voluto fare un bagno. Nei campi, vacche e vitelli si godono l'erba fresca. C'è però la questione delle mosche. 2 o 3 non danno fastidio, ma quando sono decine su un unico individuo, il discorso cambia. Gli aironi guardabuoi sanno approfittare della situazione. Catturano gli insetti sui bovini e quelli sul terreno, spaventati dai passi delle vacche. Il becco funziona come una pinzetta. Con colpi precisi riescono a catturare le mosche. E il tutto senza pizzicare la vacca. C'è agitazione nel branco di lupi dell'uccellina. La pista lasciata da alcuni giovani daini è appena stata fiutata. Ma le prede si danno subito alla fuga. Oggi però il branco sembra fare sul serio. I lupi seguono diverse piste in parallelo, separandosi. Cercano una traccia promettente. La caccia in un territorio così accidentato è una faccenda complicata. I giovani daini trovano la via fuori dal bosco e si allontanano definitivamente. La loro agitazione coinvolge anche i daini adulti e le vacche. I lupi sembrano aver perso le tracce migliori. Una serie di richiami intensi attira la loro attenzione. Dietro a un sipario di vegetazione si intravedono scene di lotta. Un'azione frenetica che coinvolge 2 piccoli carnivori. Niente di interessante per i lupi. Sono 2 faine in accoppiamento. Le giornate si allungano e la temperatura aumenta sempre più. Tutti gli alberi hanno già messo le foglie e le fioriture sono in pieno sviluppo. I fiori delicati del cisto rosso sono uno dei simboli della macchia mediterranea. I petali sembrano fatti con sottili fogli di carta stropicciata. In primavera inoltrata, decine di fiori compaiono su ogni pianta. L'abbondante riserva di nettare fa la gioia degli insetti impollinatori.
C'è qualcos'altro sotto il cisto, ma non è un insetto. Un ragno misumena, uno specialista nella cattura degli impollinatori. C'è un'intera famiglia di arachnidi, i ragni granchio, che tende agguati sulle piante. Sono campioni del camuffamento, capaci di cambiare colore nell'arco di più settimane. Noi riusciamo a vederli bene, ma lo stesso non si può dire degli insetti impollinatori, che hanno una percezione dei colori e delle sagome diversa dalla nostra. Perché l'imboscata riesca, il ragno deve essere in agguato in una posizione ideale. Zampe ben distese e pronte a chiudersi di scatto, come una trappola. Tra la piana dell'ombrone e le pareti rocciose scorrono gli antichi canali usati per le bonifiche. Molte specie devono a questi luoghi umidi la loro sopravvivenza. È in questi habitat che si osserva uno degli ospiti più discreti e preziosi del parco. La testuggine palustre Emys orbicularis. Un tempo molto più diffusa e oggi una specie protetta, con una distribuzione puntiforme a livello nazionale. In primavera questi rettili escono dall'acqua per scaldarsi al sole e innalzare la temperatura del corpo. I punti migliori per la tintarella sono spesso parecchio affollati. Vale tutto per guadagnare il proprio spazio. Quando il corpo si è riscaldato, le testuggini palustri si muovono rapidamente. La loro vita può essere piuttosto movimentata in questa stagione. Un maschio si aggrappa ad un altro, cercando di morderlo sul collo. Anche quello preso alle spalle sa difendersi bene con zampate e morsi. La modalità ricorda alcune delle fasi più concitate dell'accoppiamento. Non è una scena che si vede spesso. Forse si tratta di un equivoco, più che di una vera lotta territoriale. Alla fine, l'individuo vessato riesce a sgusciare via. Quando l'umidità dell'aria è elevata, le chiocciole si risvegliano dal loro riposo. Anche negli habitat mediterranei, questi molluschi possono essere sorprendentemente abbondanti. Il loro guscio può essere infatti sigillato per superare i momenti di siccità. Saranno pure lente, ma nelle giornate adatte le chiocciole non stanno mai ferme. Vagano senza sosta nel sottobosco, brucando i residui di materia vegetale.
Poco distante, una giovane testuggine di terra, la Testudo ermanni, emerge da sotto la sabbia. Il tepore del sole primaverile dopo un acquazzone notturno la spinge ad entrare in azione. Questi rettili hanno una buona vista e senso dell'orientamento molto sviluppato. Anche dopo aver percorso centinaia di metri, sanno tornare in breve tempo al punto di partenza. Il loro udito è poco sviluppato, contrariamente all'odorato che ha un ruolo importante nella ricerca del cibo. E questo individuo sta cercando qualcosa. Chiocciole. Anche per un animale erbivoro come questo, i poveri molluschi sono un'ottima integrazione alla dieta. Calcio e proteine in un sol colpo. Catturarle è facile anche per una testuggine. La rapidità nella fuga non è un punto di forza delle chiocciole. Il sole che colpisce le rocce riscalda l'aria a livello del terreno. Questa sale verso l'alto, generando correnti ascensionali. I grandi rapaci le sfruttano da sempre. Cacciatori come il biancone, l'aquila dei serpenti. Quest'aquila migratrice è infatti un predatore di rettili. Gli individui che arrivano qui dall'Africa si spartiscono le aree di caccia con spettacolari parate aeree. Pur essendo territoriale, il biancone non è però molto aggressivo. I veri scontri fisici sono assai rari. Bel tempo e maggior numero di ore di sole trasformano il litorale. Le distese di sabbia cominciano a prendere colore. Migliaia di elicrisi stanno per sbocciare, seguiti da altre specie tipiche della spiaggia. E dove ci sono fiori, arrivano gli insetti. Il macaone è una delle farfalle più grandi e belle della primavera maremmana. Ma non sono solo i fiori ad attirare gli insetti. L'escremento di un cavallo può essere una grande opportunità. Basta saperlo sfruttare. Certamente ci sono le mosche, ma i veri campioni, quando si tratta di impiegare questi scarti, sono gli scarabei stercorari. Il problema è che una risorsa così preziosa nel bel mezzo della spiaggia attira fin troppa attenzione. Ogni insetto vuole la sua parte di bottino.
Lavorando con le zampe potenti e facendo leva con il capo, gli insetti dividono l'escremento in parti più piccole. Abbiamo un primo vincitore. Lavorando speditamente, questo individuo è riuscito a staccare una parte omogenea di sterco di cavallo, che ora porta via, facendola rotolare sulla sabbia. È una tecnica di trasporto efficiente, usata da moltissimi stercorari. Chi ha avuto successo è inseguito da altri individui. Vogliono rubargli la preziosa pallina. Un bottino così ricco suscita molto interesse. Questo rivale davvero non vuole desistere. Deve essere gentilmente allontanato dal bottino. Adesso è più chiaro a cosa serve la pallina così ambita. Tutti gli scarabei che si contendono gli escrementi sono maschi. La pallina è il dono nuziale per la femmina. Un regalo molto utile e apprezzato. Sullo sterco, ben nascosto sotto la sabbia dalla femmina, verranno deposte le uova. Le larve potranno crescere grazie alla loro dispensa personale. Poco più avanti, qualcosa si muove rapidamente sulla battigia. Pulci di mare. Crostacei marini veloci e capaci di grandi salti. Non le si vede facilmente, perché sono solite nascondersi sotto la sabbia. Lunghe circa 1 centimetro, si nutrono di residui organici portati sulla spiaggia dalle onde. Una cicindela. L'incubo delle pulci di mare. È un formidabile e vorace predatore diurno, attivo in pieno sole da maggio ad agosto. Capace di brevi e rapidi voli, è molto sensibile al movimento. Caccia sulle sabbie più vicine al bagnasciuga, rincorrendo le prede. Predatore al vertice della catena alimentare dei microinvertebrati, la sua presenza è ottimo indicatore di integrità dell'ambiente. Afferra le pulci con le grandi mandibole arcuate, divorandole subito. Ma è un pericolo per tutti i piccoli insetti che si muovono sulla spiaggia. La vita degli adulti di cicindela è breve e non c'è tempo da perdere. Poche settimane fatte di caccia e di sesso. Anche nel pieno di un amplesso non va perduta l'occasione di un facile pasto. Ma dopo l'unione, la femmina si scrolla di dosso il maschio senza molte cerimonie.
Negli stagni e i canali vicini al fiume Ombrone, anche le coppie di folaghe sono impegnate nella riproduzione. Mentre la femmina sta al nido, il maschio va avanti e indietro alla ricerca di cibo. Ancora malfermi sulle zampe, i piccoli cominciano a dare un'occhiata in giro. Uno raggiunge il padre in acqua. Non appena i fratelli lo vedono, nessuno è più in grado di tenerli. La madre, seguita da un piccolo più timido, li raggiunge. Le zampe palmate dei giovani garantiscono già una grande mobilità. I pulcini seguono gli adulti ovunque. Mangiare per crescere rapidamente è la loro preoccupazione principale. È un momento di frenetica attività. I genitori selezionano i pasti migliori per i figli. I giovani devono essere cauti nei movimenti. Il loro piumaggio non è ancora impermeabile. Se si inzuppano, rischiano di morire affogati. Questa piccola folaga è costretta a ripiegare faticosamente verso la terraferma. Gli altri 5 fratelli, decisamente più a loro agio, seguono a ruota. Con l'aiuto dei genitori, la crisi è risolta. Nel giro di pochi giorni, le piccole folaghe diventeranno del tutto idrorepellenti. Andrà meglio la prossima volta. Una porzione della piana maremmana è ricoperta da vaste distese di pino da pinoli. L'antica pineta granducale ha infatti una origine antropica ed è stata sfruttata per secoli dall'uomo. Il suo sottobosco è oggi colonizzato da un mosaico di arbusti ed erbe che offrono rifugio e nutrimento ai selvatici e anche alle vacche maremmane. La penetrazione di acqua salata nella falda della pianura e gli stress dovuti alle prolungate siccità hanno indebolito diverse piante, aprendo la strada a insetti, soprattutto coleotteri, che aggrediscono questi pini. L'ingiallimento improvviso delle chiome è un segno di questi attacchi. In poco tempo i pini perdono gli aghi. Gli alberi ormai morti sembrano giganteschi scheletri nel sottobosco. Le chiome rinsecchite diventano posatoi per molte specie di uccelli. Upupe, gheppi e le spettacolari ghiandaie marine dal piumaggio turchese. E proprio in un nido artificiale per le ghiandaie marine ha trovato rifugio questo assiolo, piccolo rapace notturno campione del camuffamento. Nel sottobosco della pineta, curiose tracce attraversano il manto erboso.
È sorprendente, ma sono stati insetti a produrle. Migliaia di formiche mietitrici. Con attenzione maniacale costruiscono le loro piste per spostarsi con più efficienza. All'ora di punta, che in primavera corrisponde al pieno della giornata, il traffico è al massimo. Schiere di operaie sono sempre all'opera. Il motivo di tutta questa attività è la raccolta delle erbe e dei loro semi. Nessun chicco caduto va sprecato. Non è un alimento nutriente, ma è disponibile ovunque. Le formiche riescono a sollevare pesi formidabili rispetto alle loro dimensioni. Il motivo per cui sono così forti è il risultato diretto delle loro dimensioni, che danno un rapporto favorevole tra superficie, volume e massa muscolare. In pratica, le formiche fanno poca fatica a sollevare il loro corpo, lasciando molta forza muscolare per spostare altre cose. Un oggetto ingombrante rimane comunque un problema per la più atletica delle formiche. Dalla loro parte, questi insetti hanno la tenacia e l'aiuto reciproco. L'unione fa la forza. Quando i semi a terra non bastano, le formiche mietitrici vanno a prelevarli direttamente sulle piante. A volte anche una chiocciola mediterranea può essere consumata. Basta rimuoverla dalla pianta, forzando il suo sigillo di muco semirigido. Un richiamo acuto e penetrante si diffonde tra le distese di salicornia. A emetterlo è un uccello schivo, difficile da avvistare. L'occhione. Questo individuo, un giovane che ha appena terminato il bagno, sta cercando insetti tra le erbe di un campo. Il suo nome si deve all'occhio di grandi dimensioni, utile per l'attività crepuscolare e notturna tipica di questa specie. Il chiurlo maggiore frequenta spesso le stesse aree. Cerca insetti nei prati umidi, catturandoli con il caratteristico becco ricurvo. È evidente che l'occhione non abbia molta simpatia per questa specie. Probabilmente teme possa diventare un pericolo per il nido. In realtà non è così, ma l'occhione è molto territoriale. Un cinghiale può davvero essere una minaccia. Gli occhioni, però, non si fanno intimidire e lo affrontano coraggiosamente. Spalancano le ali per apparire più grandi. In qualche modo la parata ha successo. L'intruso si allontana infastidito. Stesso copione con il daino. Ma lui non si lascia impressionare, anzi,
Come per gioco, si mette a inseguire l'occhione. I prati umidi attorno ai canali, ravvivati dal rosa della salicornia, ospitano anche i fagiani. In primavera i maschi hanno una livrea particolarmente sgargiante. Fanno di tutto per mettersi in mostra e attirare l'attenzione delle femmine. In questa specie solo il maschio dominante che controlla un'area può avere accesso alle femmine. I duelli tra maschi di pari livello sono frequenti. Vale tutto: salti, calci, colpi di ala e di becco. Qualità del piumaggio, aggressività e forza fisica determinano il vincitore. Una volpe ha tentato il colpo, ma ha perso spunto sul finale. A questa distanza e senza l'elemento sorpresa è inutile riprovare. E i due ricominciano a litigare poco distante. Alla base della parete rocciosa, tra le querce che crescono sul fianco del pendio, c'è una tana di volpe. I cuccioli sono in forma e pronti a sperimentare. Hanno una passione per il tronco caduto di fronte alla loro tana, un'ottima palestra. La madre li sorveglia. La curiosità tipica dei piccoli mammiferi è utile per imparare a riconoscere l'ambiente che li circonda e i suoi odori. Ma la loro ingenuità può facilmente metterli nei guai. Poco distante c'è un'altra tana di volpe, nascosta nella macchia di salsa pariglia e ginepro. E anche qui i genitori sono molto impegnati. Devono trovare da mangiare per soddisfare i piccoli. Questi sono più giovani, nati alcuni giorni dopo quelli dell'altra tana. Nell'attesa c'è chi ozia e chi esercita i dentini con i rami secchi. Alla tana del querceto la mamma è in prima linea, impegnata a distribuire il latte. I piccoli poppano con travolgente entusiasmo. Anche alla tana del ginepraio è ora di pranzo. Il maschio sta tornando con il cibo. I piccoli accorrono, sperando che il padre abbia portato qualcosa di appetitoso. Con la prospettiva di un pasto, recuperano subito la vitalità propria dei cuccioli.
Ma adesso stanno esagerando. Esasperato, il padre si allontana di corsa dai figli impertinenti. Poi spalanca la bocca, mostrando i canini. È il segnale che devono fermarsi. C'è un irriducibile che non si dà per vinto. Continua a seguire il padre, mendicando altro cibo e attenzione. Ma la risposta è sempre la stessa. Bocca spalancata, che vuol dire torna subito nella tana. Al querceto, la femmina si mette in allarme. C'è qualcosa che non va. Un lupo. Il rischio per la volpe e per i cuccioli soprattutto è veramente serio. I lupi non si fanno problemi ad aggredire altri canidi. Pericolo scampato. Ma prima che i piccoli possano uscire, la femmina dà un'occhiata in giro e si accerta che tutti i figli siano nella tana. Meglio essere sicuri quando la minaccia è così concreta. Su di un pino morto, un giovane biancone sta crescendo. Gli adulti sono animali maestosi, quasi 2 metri di apertura alare. A pranzo oggi c'è un biacco, il serpente più diffuso nelle regioni costiere d'Italia. In questi rapaci i genitori allevano un solo piccolo alla volta. Questo maschio sta facendo una cosa particolare. Sta insegnando al nuovo nato come ingoiare il serpente, compito che normalmente svolge la femmina. Inoltre comprime con il becco i brandelli della preda, in modo che il pullo possa ingerirli più facilmente. Lo fa con grande delicatezza e attenzione, per poi passare alla coda del rettile. Bene, questa è sicuramente la parte più adatta da cui cominciare. Meno male che c'è il papà che si sforza di dare una mano. Fare certe manovre con il becco non è così facile. Ma non passerà ancora molto tempo prima che il piccolo biancone sia in grado di inghiottire, senza sforzo, un intero serpente lungo più di 1 metro. Arriva anche la madre. Il legame tra i genitori è forte e duraturo. Non potrebbe essere altrimenti. Serve l'aiuto di entrambi per involare il piccolo. Nelle pozze stagionali più profonde, l'acqua è ancora abbondante. Dove invece comincia a ritirarsi, rimangono ampie distese di fango. Le api vengono a bere e a fare il pieno di minerali contenuti nel terreno umido. Anche gli uccelli, come la timida ghiandaia, frequentano questi spazi.
Lo sparviere è sempre una minaccia, ma questa volta vuole soltanto calmare l'arsura. Una pozza come questa può diventare un punto di passaggio obbligato per molti animali. Grandi estimatori di questi luoghi sono soprattutto i cinghiali. Fanno bagni di fango per proteggere la pelle dai parassiti e mantenere il manto in buone condizioni. Possono fermarsi per ore in queste pozze a grufolare e rotolarsi, a meno che non si avvicini un lupo. Che stress la vita da erbivoro. Il lupo, tra l'altro, sta portando alla tana un brandello di preda e non ha intenzione di cacciare. La vegetazione sta per raggiungere il massimo sviluppo. Gli animali la sfruttano in vari modi. I lupi per spostarsi con maggiore discrezione lungo i loro percorsi, come fanno questi due giovani individui. Per gli erbivori, beh, è la loro fonte di cibo. Scegliere le parti migliori, però, è importante. Per i daini, i giunchi sono un po' duri. Meglio le piante erbacee che crescono nelle vicinanze. I cardi hanno un buon sapore, ma con quelle spine sono veramente ostici. Insomma, ci vuole cautela. I lupi stanno manovrando attorno ai giunchi e le vacche sembrano aver capito qualcosa. Anche i daini sono sul chi vive. Guidati dal fiuto più che dalla vista, i predatori cercano di farsi un quadro della situazione. La tensione cresce velocemente. I cacciatori hanno fiutato giovani daini e cinghiali, ma non ne conoscono l'esatta posizione. C'è movimento dappertutto ed è difficile capire cosa stia succedendo. I lupi decidono di muoversi comunque. La paura si diffonde come un'onda, spingendo gli animali a scappare. La morte di un animale significa spesso la vita di un altro. Il cinghialetto sarà nutrimento per la femmina alfa, che potrà così produrre il latte necessario ai propri piccoli. Quando i delicati petali del cisto cadono,
senza che nuovi fiori li sostituiscano, sappiamo che la primavera volge al termine. La vegetazione rigogliosa ha sostenuto i daini e fatto sviluppare i palchi dei maschi. Anche le vacche maremmane sono in forma. Per quasi tutte le specie, la primavera è una stagione chiave. È impegnativa, perché per molti prevede la riproduzione, ma è anche un momento di abbondanza. Grande disponibilità di cibo, di acqua e un clima decisamente mite rendono più semplice la vita. L'estate che sta per cominciare può cambiare le carte in tavola, soprattutto in un'epoca di cambiamenti climatici come la nostra. Un'epoca fatta di precipitazioni poco prevedibili e siccità prolungate. Il sole infuocato all'orizzonte annuncia il caldo, che a breve infiammerà la costa maremmana.